Sembri la Via Lattea. Semiramide, tu per me sei la Semiramide di Rossini. Mannaggia, basta, la gelosia non la sopporto, non piglio. Semiramide. E non mi chiamare più Semiramide, chiamami Anna, come mi chiama Lucio. E chi è sto Lucio? Ma come chi è? Non piglio, Lucio Battisti che fa Anna! Ma che... Benvenuti in Soffitta, il canale delle donne che hanno plasmato un'epoca d'oro del cinema italiano con la loro bellezza e il loro talento. Oggi rendiamo omaggio a una figura straordinaria del nostro amato cinema, una donna che ha lasciato un'impronta indelebile non solo come attrice, ma anche come icona unica e inconfondibile. Sto parlando di Francesca Romana Coluzzi, una donna indimenticabile che ci ha lasciato troppo presto. Francesca Romana Coluzzi è stata una grande attrice, un'attrice che io adoro, anche se nei film faceva spesso da contraltare alle bellissime, pur essendo bellissima anche lei. Francesca, per chi la conosceva bene, ha definito nera, non solo facendo da sfondo alle protagoniste della commedia sexy, ma brillando di luce propria con la sua presenza imponente e la sua innata capacità di attrarre l'attenzione. Con una carriera che ha attraversato decenni, Francesca ha sempre saputo stupire sia nelle commedie che nei ruoli più seri, dimostrando una versatilità rara. Ricordate, se questo episodio vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere futuri viaggi nella storia del cinema italiano e delle sue protagoniste. Adesso ci penso io. Dove va? Ma che fa? Uno spogliarello. Uno spogliarello? Francesca Romana Coluzzi, un nome che risuona con forza e carattere, iniziò il suo viaggio nel mondo in un contesto piuttosto insolito. Nata a Tirana, la sua vita prese una svolta drastica quando, in seguito all'armistizio del Cassabile nel 1943, la sua famiglia decise di trasferirsi in Italia. Qui, tra le nuove radici in terra straniera, Francesca iniziò a mostrare una precoce inclinazione per l'arte e lo spettacolo. Cresciuta in un ambiente ricco di stimoli culturali, la giovane Francesca non tardò ad esprimere il suo desiderio di entrare nel mondo del cinema. Tuttavia, i suoi primi passi non furono davanti alla camera, ma dietro le quinte e nei ruoli più pericolosi. Iniziò la sua carriera infatti come stuntwoman. Questo lavoro, che richiede sia coraggio che una notevole abilità fisica, le permise di farsi notare per la sua determinazione e la sua predisposizione al rischio, due qualità che la porteranno in seguito a ottenere ruoli sempre più significativi. I suoi primi ruoli sullo schermo, benché minori, evidenziarono immediatamente il suo talento naturale e la sua presenza scenica. Francesca non solo mostrava una notevole agilità fisica, ma anche un'intensità espressiva che catturava l'attenzione del pubblico e dei registi. Questa combinazione di talenti la portò a essere scelta per ruoli sempre più rilevanti, segnando l'inizio di una carriera che l'avrebbe vista brillare come una delle stelle più luminose del cinema italiano. Da solo, Carletto mio, dove sei adesso? E se l'hanno rapito? L'hanno rapito! Orazio, dove sei? Eccolo il giù. Francesca Romana Coluzzi raggiunse una svolta significativa nella sua carriera con il film Serafino, diretto da Pietro Germi nel 1968. Nel ruolo di Asmara, una contadina forte e passionale, Francesca affiancò Adriano Celentano, contribuendo a creare un film memorabile che mescolava umorismo e sensibilità umana. La sua performance, caratterizzata da un misto di rusticità e charme, catturò l'attenzione del pubblico e della critica, stabilendola come una figura emergente del panorama cinematografico italiano. Il suo talento non passò inosservato e ben presto Francesca fu scelta per partecipare a Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada nel 1970. In questo film interpretò il ruolo di Tarsilla, una giovane donna dal carattere vivace e seducente che, insieme alle sue sorelle, trascina un ignaro Ugo Tognazzi in una serie di vicende tragicomiche. La sua interpretazione le fruttò il Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista nel 1971, consolidando ulteriormente la sua posizione come attrice di spicco. Con l'affermazione nei film drammatici e di commedia, Francesca non tardò a diventare una delle icone della commedia sexy italiana.
Uno dei suoi ruoli più celebri fu quello di Pupetta nel film Il brigadiere Zagaria ama la mamma e la polizia del 1973, dove recitò al fianco di Nino Banfi. La sua interpretazione di una donna prorompente e simpaticissima rafforzò la sua immagine di attrice versatile e carismatica, capace di dominare la scena con la sua presenza. Questo personaggio divenne rapidamente uno dei preferiti dei fan del genere, consolidando il suo status di stella nelle commedie sexy che dominavano il cinema italiano dell'epoca. Francesca Romana Coluzzi era un talento raro nel cinema italiano, distinguendosi non solo nelle commedie ma anche in ruoli drammatici, dimostrando una versatilità eccezionale. La sua capacità di navigare tra generi diversi le ha permesso di lavorare con alcuni dei più grandi registi italiani, arricchendo ogni film con la sua presenza unica. Nel cinema di genere Francesca ha lasciato un segno indelebile. La sua collaborazione con registi del calibro di Pietro Germi, Alberto Lattuada e Sergio Martino tra gli altri ha contribuito a film memorabili che hanno spaziato dalla commedia nera al thriller, passando per il drammatico e il comico. Queste collaborazioni non solo hanno evidenziato la sua flessibilità come attrice, ma hanno anche offerto a Francesca la piattaforma per sperimentare e perfezionare il suo artigianato, portando nuove dimensioni ai personaggi che interpretava. Il suo impatto sul cinema italiano va oltre le sue performance. La figura di Francesca Romana Coluzzi, con la sua statura imponente e la sua presenza scenica, rompeva gli schemi dell'epoca, proponendo un'immagine di donna forte, indipendente e al tempo stesso sensuale. La sua presenza nei film non era mai marginale. Francesca era in grado di dominare lo schermo, catturando l'attenzione del pubblico con la sua energia e il suo carisma. Questa qualità non solo ha arricchito i film in cui ha recitato, ma ha anche influenzato la percezione del pubblico rispetto ai ruoli femminili del cinema italiano. Oltre a essere una figura celebre nel cinema, Francesca Romana Coluzzi ha dedicato una parte significativa della sua vita al teatro e all'educazione artistica, dimostrando il suo impegno verso le arti in una forma più inclusiva e formativa. Nel 1985, infatti, Francesca aprì a Roma il Laboratorio Teatrale, un'istituzione inizialmente pensata come un luogo di sperimentazione e apprendimento per attori emergenti. Il laboratorio teatrale si evolse rapidamente, trasformandosi nell'Associazione Culturale Minestrone d'Arte. Questa trasformazione segnò un ampliamento della visione di Francesca, non più solo un luogo per attori, ma uno spazio culturale dedicato a vari ambiti delle arti performative. L'associazione si è impegnata a fornire risorse, formazione e supporto agli artisti di tutte le discipline, facilitando così lo sviluppo di una comunità artistica vibrante e collaborativa. L'investimento di Francesca nell'educazione teatrale e artistica rifletteva la sua passione per la formazione della prossima generazione di talenti italiani. Attraverso il suo lavoro nell'associazione ha influenzato e ispirato molti giovani artisti, impartendo non solo le tecniche del mestiere, ma anche il valore dell'arte come strumento di espressione personale e trasformazione sociale. Negli ultimi anni della sua vita, Francesca Romana Coluzzi affrontò una battaglia difficile e dolorosa contro una neoplasia polmonare. Nonostante la malattia, continuò a lavorare e a dedicarsi alle sue passioni fino agli ultimi giorni, mostrando una forza e un coraggio ammirabili. La sua scomparsa, avvenuta nella sua casa di Roma, nel quartiere Montemario, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema e del teatro italiani. Francesca Romana Coluzzi rimane una figura indimenticabile nel panorama cinematografico e culturale italiano. I suoi ruoli in film iconici continuano a essere celebrati e ammirati da nuove generazioni di cinefili, mantenendo viva la sua memoria. Vi invito a condividere nei commenti i vostri ricordi su Francesca e i vostri film preferiti in cui ha recitato. Qual è l'interpretazione che vi ha colpito di più? Grazie per avermi seguito in questo episodio e cliccando sul video qui accanto scoprirete cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.